Oh mamma, devo mettere a posto, ragazzi, sta per arrivare. Io non so voi, però a me viene sempre una soggezione. No, più che altro di parlare di scuola con sto è caldo. quello, mamma mia, ragazzi. Purtroppo è giunto il momento anche oggi. È già qui con il registro, con gli occhiali. No, gli occhiali non ce li ha oggi. No. C'è la nostra professoressa italiano, Danila Elisa Morelli. Buongiorno a tutti, come state? Molto bene. Sento Non vediamo, pimpanti, visto il fresco. Non vediamo l'ora di cominciare i compiti per le vacanze. Infatti. No, io non posso perché mio papà e mia mamma hanno detto che non spendono per i libri delle vacanze. Mi dispiace, quindi manco dal libraccio. Ma non c'è mandano a problema, prendere. io ho la biblioteca di classe, Ma te che li culo. presto. No, grazie. non posso perché le ho da vacanze sono fatte per fare niente. Io faccio i lavori socialmente utili d'estate, quindi no, non posso. Tra l'altro, in tanti chiedono: com'è questa professoressa? È veramente cattiva, questa faccia così? Sì, è severa. Se volete vederla, perché ha un enorme successo su YouTube. Una roba. Un enorme, forse 2-3 visualizzazioni anche. A video? Sì, per la maggiore. per il canale YouTube. Beh, ha un canale televisivo canale come YouTube. Mediaset? Tutto No, quello suo. ancora no. Prossimamente su questi canale schermi. YouTube. E com'è il canale YouTube? Come si Come lo chiama? trovo? Danila Elisa Morelli. Danila Elisa Morelli, complimenti per la fantasia. Ecco. Di che ci parla oggi? Allora, visto il successo della volta scorsa, Ha avuto pure parliamo successo. di labirinto. Sì. Perché l'altra volta abbiamo parlato dei modi di dire minoici. E allora qualcuno mi ha chiesto: ma labirinto? Allora, labirinto è una parola greca, labirintos. Ma la cosa bella è che in realtà non c'entrerebbe niente con quello che noi pensiamo come il labirinto. Sì, quel posto dove ci si perde. Esatto, La che a me piace parola- tantissimo, premetto. Infatti, il labirinto la piace parola, tantissimo. la parola in realtà deriva da un termine lidio, labris, che significa bipenne. E il riferimento è all'ascia bipenne che rappresentava il potere monarchico a Creta. Mi sono perso. Quindi nel palazzo di Cnosso. Cos'è l'ascia perché bipenne? L'ascia bipenne è quella di Conan il Barbaro. Quella, cioè- ragazzi, un po' di l'ascia! L'ascia doppia, la Cosa avete doppia, pensato, l'ascia raddoppio? la doppia ascia. Ok, l'ascia. ho capito. E l'apostrofo l'ascia ascia, raddoppia, io l'ascia pensavo. bipenne. Allora, questa ascia era raffigurata in tutto il palazzo di Cnosso, perché in realtà il labirinto era il palazzo dove c'erano le asce bipenni. Perché è passato a significare invece quello che noi pensiamo? Perché era una roba immensa. Cioè, quando Sir Arthur Evans, colui che ha fatto gli scavi a Creta e ha trovato la civiltà minoica, tra l'altro l'ha battezzata lui così, minoica da Minosse, ha capito che erano più di 20.000 metri quadrati di palazzo, Pazzesco. più Qua di ci si 1.300 perde? stanze, poteva ospitare più di 25.000 persone. Cioè, era Non una era roba un palazzo, era dove una ci si città. perdeva, per cui è passato a indicare i luoghi in cui ci si perde. Ho capito. Dopodiché un sinonimo per dire labirinto in modo un pochino più è Dedalo. Un dedalo di Viuzia, un dedalo è perché? Perché Dedalo è l'architetto che ha ideato e costruito, edificato il labirinto secondo la mitologia. Ma chi era Dedalo? E chi lo sa? Era un simpatico ateniese, grande Sì. inventore, grande scultore, grande architetto, anche un po' assassino ogni tanto, Ok. nel senso che pare che abbia ammazzato suo nipote Poi perché era troppo tanto bravo. li mette nel Detto labirinto. questo, non li dato trovano che gli hanno più. messo un wanted dead or alive perché aveva ucciso il nipote, lui scappa a Creta e trova ospitalità a Creta e qui ne combina due. Una è la costruzione del labirinto che tutti più o meno sappiamo. Ok. E quindi la fuga con Icaro. L'altra è un po' osè, posso? Prego, ragazzi, attenzione. Fermi, Tappiamo le orecchie ai bambini perché se la nostra prof ha detto osè, È un po' osè. mamma Sì, mia, ma ho non paura. ci credo di Ho galvanare. E paura. già farò un po' di censura. Ok. Allora, Minosse era un traditore seriale. Sì. Premessa. Ok. Ed era sposato però con Pasifae. Pasifae a un certo chi punto non la conosce? Chi tutti la conoscono, era una Pasifae. semidea. A un certo sì. punto non ne poteva più di questi tradimenti. Aveva escogitato anche un mezzo per fregare un po' Minosse, ma questo è troppo sconcio. Dopodiché cosa succede? Perché Che Poseidone troppo sconcio? Basta, non far domande. Dopodiché Poseidone vuole che gli venga sacrificato un bellissimo toro bianco. Minosse non vuole sacrificare quel toro perché è troppo bello e ne sacrifica uno di serie B. Troppo bello con 3B, Poseidone allora decide di vendicarsi. E come si vendica? Come vendicarsi di un traditore seriale? Gli Facendolo taglia- tradire dalla moglie. Pensavo tagliandogli Ma il non pipino. con una normale persona, No. no, con il toro che lui non aveva voluto sacrificare. No. Per cui No. E come ha fatto? Pasifae si fa costruire da Dedalo una mucca di legno rivestita della pelle della mucca che piaceva tanto a quel toro. Lei si infila dentro e riescono ad avere un rapporto. Sì. Cioè, ma stiamo scherzando? Quindi lei rimane incinta e nasce il Minotauro.
Cioè, ragazzi, ma è terribile questa cosa. Da cui si pare che venga anche la dizione dell'avere le corna. Cioè il fatto che il minotauro rappresenta un po' quella cosa. Lei si è travestita da mucca per incontrare il toro. Per cui Minos poi nasconde il minotauro che li fa ribrezzo anche solo vederlo dentro il labirinto. E ci chiude dentro anche Dedalo, poverino, che dopo aver fatto la mucca fa anche il labirinto. Pensa te. Dedalo e Icaro, penso che la sappiate tutti la storia, cercano di volare con queste ali che non si sciolgono le ali di cera. E a questo punto vorrei dire una poesia, declamare una poesia. Prego, sta comodi. Di una certa Margherita Guidacci, che non viene studiata a scuola ma che è veramente una tosta del Novecento. La poesia è: disse Icaro, voglio una più intima conoscenza del sole, e se mi brucio non importa, poiché sotto c'è il mare dove potrò rinfrescarmi in eterno. Che bello! A proposito, volevo chiedere una cosa a proposito. Arrivederci, prof. No, però la campanella è fuori tempo. Zitto.